Il rumore dei motori era una ninna nanna stonata, ma Alia lo ascoltava come si ascolta il mare, lasciandosi cullare. Il cielo delle Bahamas era ancora chiaro, una seta azzurra tesa sopra l'isola, e lei pensò che la luce, lì, aveva sempre qualcosa di familiare. Si appoggiò allo schienale, chiuse gli occhi per un istante e si concesse quel lusso raro, non fare niente. Negli ultimi giorni aveva riso molto, aveva ballato sulla sabbia, aveva cantato con la voce resa roca dal sale del mare, aveva ripetuto a se stessa che la musica doveva restare viva, elastica, curiosa. Non voleva diventare una statua del successo, un'icona immobile. Sognava dischi che respirassero, che avessero spazio per il silenzio, per l'ombra. Voleva produrre, scrivere di più, scegliere le note come si scelgono le parole quando si ama davvero, con attenzione e coraggio. Pensò anche al cinema, alle storie che aveva appena cominciato a esplorare. Le piaceva l'idea di attraversare i personaggi come stanze, di portare sullo schermo la stessa grazia inquieta che metteva nelle canzoni. Immaginava un futuro in cui avrebbe avuto più controllo, più tempo. Un futuro in cui avrebbe potuto dire qualche no in più e qualche sì migliore. C'era una dolce stanchezza in lei, quella che arriva dopo aver dato tutto e aver capito che non è una fine, ma la soglia di un nuovo inizio. Aprì gli occhi, vide i volti familiari, sentì il calore di una presenza amica. Pensò a sua madre, alla voce che le diceva di tenere i piedi per terra e il cuore alto. Pensò ai fan, a quelle mani alzate come preghiere laiche, a come la musica le avesse insegnato che si può essere forti senza essere duri. Se avesse potuto scrivere un appunto in quel momento sarebbe stato semplice. Ricordati di restare gentile, con te stessa, con il mondo, di non perdere il gioco, di non dimenticare la ragazza che cantava perché le veniva naturale, prima di sapere cosa fosse una classifica. Il decollo si avvicinava, un respiro profondo, la fiducia, quella che aveva sempre messo nelle cose che non controllava del tutto. Le tornò in mente una melodia nuova, appena accennata, un ritornello che parlava di rinascite e notti calme. Sorrise, come se il futuro fosse una stanza luminosa che stava per aprirsi. Poi il tempo fece quello che sa fare quando decide di spezzarsi. Ma le canzoni, quelle no. Quelle rimasero sospese, come stelle che non smettono mai di brillare, anche quando il cielo cambia. E Alia, giovane regina del pop soul, restò lì, in un battito gentile, in una promessa di musica che continua.